Quando ha senso comprare una nuova macchina fotografica? Bentornati su SLU Production in questa riflessione fotografica. Prima di incominciare vi voglio ringraziare per i 260 iscritti, ormai ci siamo vicini, in così poco tempo. Infatti abbiamo già guadagnato 150 nuovi iscritti, quindi sono davvero molto contento. Detto questo, incominciamo subito con il video. Qual è la motivazione che ci deve spingere a cambiare la macchina fotografica? Secondo me, oltre all'aspetto puramente magari estetico, ci deve essere anche tutto un aspetto funzionale e di utilizzo che noi facciamo della macchina fotografica. E quindi la scelta deve essere ponderata, anche perché oggi le macchine fotografiche, come sapete, a prescindere che uno le compri nuove o usate, hanno un costo molto alto, non sono dei giocattoli. Di conseguenza è bene ragionarci bene. Partiamo subito quindi con il video. Per prima cosa, secondo me, la macchina fotografica è uno strumento che deve rispondere alle nostre esigenze fotografiche e non alle esigenze volute dal mercato. Questo cosa vuol dire? Secondo me, tutte le macchine fotografiche dal 2014 in poi, vi faccio qualche esempio, la D750, la D850, la Alpha 7 III, la Alpha 7 II, la Olympus M1 Mark III, la Fujifilm, cos'era l'XT3, volendo anche l'XT2 buttiamoci dentro, ok. Chi più matura, chi meno matura, chi più bella, chi meno bella, sono tutte macchine secondo me validissime dal punto di vista prettamente fotografico. Dal punto di vista della qualità immagine, tutte consentono di ottenere un risultato professionale dell'immagine. Poi è chiaro che più noi ci spingiamo verso le ammiraglie, più la macchina diventa completa a 360 gradi e più i file che escono dalla macchina fotografica diventano gestibili in post-produzione, consentendo quindi una maggiore lavorabilità del file. Ora, ammesso questo, il ragionamento però è: qual è stata la mio processo decisionale, nel cambio di corredo e nell'acquisto delle mie macchine fotografiche? Che secondo me è interessante fare un esempio pratico, no, perché finché restiamo nel teorico è tutto facile. Quando andiamo nel pratico invece si inizia a capire un po' di più la logica, secondo me. Per prima cosa io ho iniziato a scattare come gran parte, delle persone della mia generazione con il telefono e poi in un secondo momento, ho trovato una macchina fotografica con un rapporto qualità-prezzo secondo me eccellente, che è l'Olympus M1 Mark I, che all'epoca avevo pagato sui, cos'erano, 500 € circa, e con quello ho incominciato a fotografare. Grazie a quella macchina fotografica ho incominciato a esplorare diversi generi fotografici, ho incominciato a fotografare di tutto: il cane, il gatto, la mia morosa, l'albero, il tramonto, la montagna, cioè tutto quello che mi capitava a tiro lo fotografavo. E ho scelto l'Olympus M1 Mark I perché secondo me comprare una macchina molto grossa e ingombrante, soprattutto all'inizio, può essere un motivo di non portarsi dietro la macchina fotografica e soprattutto, guardando i costi degli usati, ho visto che un corredo professionale Olympus costava un terzo di un corredo professionale della Canon o della Nikon o della Sony. Una cosa che secondo me quindi è importante all'inizio è scegliere una macchina fotografica che sia adatta alle esigenze di quel momento. Quando poi però mi sono iniziato a interessare di fotografia d'evento e ritrattistica, diciamo che ho sentito i limiti della mia macchina fotografica, soprattutto perché a me piace scattare in condizioni di luce molto spesso che non sono ottimali e che mi piace scattare ritratti. Sul primo punto l'Olympus pecca per la tenuta ISO e all'epoca quando io avevo l'Olympus M1 Mark I non esisteva il Denoise AI di Lightroom o questo tipo di aiuti in post-produzione molto avanzati e soprattutto la cosa che a me meno piaceva dell'Olympus ed è quella che poi mi ha allontanato e ha fatto cambiare brand è stato che nei ritratti la texture della pelle non era di mio gradimento e a prescindere da come scattavo, a meno di scattare in condizioni di foto posate veramente in studio super calcolate, la foto diciamo sul momento, istantanea, chiamiamola street volendo, però poi sulla street faremo eventualmente, se volete, un video e cerchiamo di capire cos'è 'sta street una volta per tutte, o comunque cercando di fare il cosiddetto ritratto non posato, cioè quindi quello fatto in movimento e cercando anche magari di, far apparire i soggetti in un contesto realistico, e naturale, il look della pelle non mi piaceva. Quindi ho deciso di migrare a un altro brand, un altro marchio
E quindi su consiglio di un mio amico, un professionista, veramente un fotografo con la F maiuscola, ciao Luca, nel caso in cui tu vedessi mai questo video, sono passato a Canon. Ho preso la Canon EOS R. La Canon EOS R, a mio giudizio, è una macchina fotografica che per 1000 euro nel mercato dell'usato, ad esempio su RC Foto l'hai trovata a 1100, 1200, ragazzi, fotograficamente fa paura. Cioè, a mio giudizio, fa dei file bellissimi con una qualità di immagine che non ha nulla da invidiare alla mia attuale R5 e altre macchine fotografiche considerate superiori. Giustamente anche dal punto di vista del pacchetto, ma proprio guardando la qualità di immagini in sé per sé era perfetta e l'autofocus è veramente eccellente. Quindi per fare ritratti, per fare un po' magari, che ne so, di scatti a qualche evento, qualcosa, è stata una macchina che mi ha veramente convinto molto. Il problema poi è stato per me quando son passato al lato video. E quando ho incominciato a fare video, la Canon EOS R chiaramente è una macchina che delude. Va bene per l'uso sui social, però onestamente se vuoi fare qualcosa di più, dopo diventa, abbastanza limitante. E quindi ho preso la R5. La R5 sicuramente è una macchina fotografica che si può dire tutto, ma è una gran macchina. Però io l'ho presa per il lato video, non per la scimmia di aver la R5, perché avessi preso la R5 con l'idea di migliorare la qualità fotografica della R, avrei fatto un errore enorme. Questo perché semplicemente l'R5 sì crea dei file con una gamma dinamica maggiore, un maggior recupero delle ombre, un maggior recupero delle alte luci e tutto quello che vogliamo. Però è altrettanto vero che in rapporto qualità-prezzo, a patto di fare un po' più di attenzione in fase di scatto, a patto di conoscere molto bene la R, si può ottenere il medesimo risultato, ok? Quindi di conseguenza quello che voglio dire è: la macchina fotografica va comprata in funzione dell'esigenza specifica e non in base al marketing. E qui arriviamo al secondo punto del video. Non comprare una macchina fotografica in funzione del marketing delle aziende, perché è chiaro che Canon, Nikon, Sony, Fuji tutte quante sono bravissime a fare marketing e a venderti delle funzioni nuove come se fossero rivoluzionarie. Però poi bisogna guardare nell'uso se questa cosa ha senso. Ad esempio, per me l'8K RAW della R5 non mi serve quando mai io giro in 8K RAW, cioè per il momento almeno non è di mio interesse. Io ho preso la R5 perché mi permetteva di fare il 4K in tutte le salse, come dice il mio amico Leonardo, e e allo stesso tempo è una macchina ibrida foto-video che secondo me si adatta a tutte le situazioni possibili. E uno potrebbe dire: ma questa ad esempio ad alti ISO fa più fatica l'R5 di un R6". Vero, però anche qui volendo potremmo fare un video e parliamo un pochino del rumore generato dai grandi sensori ad alti megapixel, che ho scoperto, con mia grande sorpresa, lo dico sinceramente, nell'uso dell'R5, che in realtà è meno problematico di quello che si crede, perché creano una grana molto sottile. E se volete poi ci potremo fare eventualmente un video sopra. Per concludere poi il video, secondo me, il terzo punto del video è questo. Bisogna comprare una macchina fotografica che ci dia il comfort, la voglia di scattare e che ci renda facile immortalare le nostre immagini. Cioè, la macchina fotografica deve essere un'estensione del nostro occhio e del nostro braccio. Poi non è importante quante funzioni ha all'interno, perché tanto io dell'R5, ad esempio, delle 1000 funzioni che ha, ne uso secondo me neanche il 30%. E questo perché semplicemente mi sono focalizzato su determinate funzioni che ha e che mi interessano. Stessa cosa la R, stessa cosa l'M1. Però è chiaro che le esigenze è normale che cambino, ma allo stesso tempo noi dobbiamo cambiare quando le esigenze ce lo richiedono. Ho visto fotografi bravissimi scattare con macchine "vecchie", tra virgolette, che obiettivamente oggi verrebbero considerate da molti fotografi obsolete. Però se tu ti trovi bene con quella macchina, se a te ti piace l'impostazione, prendila, tiella, non buttarla via. Compra la macchina fotografica nuova quando senti davvero di aver trovato un limite, di aver trovato quell'innovazione che ti manca, che senti che ti servirà davvero. Detto questo, spero che questo possa essere utile per il tuo processo decisionale e spero che davvero ti possa dare una mano nella scelta della tua nuova macchina fotografica, ma non tanto di quale macchina, ma del se comprarlo o meno. Ciao e grazie.